Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a BravoCast Italiano. Sono Stefano e oggi siamo qui con voi per parlare di qualcosa di molto importante, qualcosa che forse non si parla abbastanza quando si studia una nuova lingua. Oggi parliamo di emozioni, parliamo di quei momenti difficili quando vuoi dire qualcosa in italiano, ma qualcosa dentro di te ti ferma, ti blocca e tu rimani in silenzio. Buon pomeriggio a tutti. Sono Angela e sono molto felice di essere qui con voi oggi. Sì, Stefano, hai ragione. È un argomento molto importante. Quante volte succede questo? Sei in un negozio, sei al bar, sei con amici italiani e vuoi parlare, vuoi dire qualcosa in italiano, ma la voce non viene fuori. Il cuore batte forte, le parole spariscono dalla mente. E alla fine non dici niente. Esattamente. E la cosa interessante è che spesso non è un problema di grammatica, non è un problema di vocabolario. Molte persone conoscono le parole, sanno le regole, ma quando arriva il momento di parlare davvero c'è qualcosa che blocca tutto. È come una porta chiusa a chiave. Sai che la stanza è lì, sai cosa c'è dentro, ma non riesci ad aprire la porta. Mi piace molto questa immagine, Stefano. La porta chiusa. Sì, è proprio così. E voglio fare una domanda a tutti voi che ci ascoltate oggi. Quando cercate di parlare italiano con qualcuno, cosa sentite in quel momento? Sentite paura? Sentite imbarazzo? Oppure sentite qualcosa di diverso? Scrivete nei commenti, vogliamo sapere cosa succede dentro di voi. Siete in buona compagnia, credetemi. Già, perché questa cosa succede a tutti, non sei solo, non sei diverso dagli altri. Quando ho iniziato a studiare l'inglese tanti anni fa, ricordo bene quella sensazione. Ero in una classe, il professore faceva una domanda e io conoscevo la risposta, la sapevo benissimo. Ma quando mi guardava, il mio cervello si svuotava completamente. Zero, niente, silenzio totale. Ah sì, anch'io ho avuto esperienze simili. Quando studiavo il francese all'università c'era una professoressa molto seria, molto brava, ma seria. E quando lei mi faceva una domanda direttamente, io diventavo rossa come un pomodoro. Le parole che conoscevo sparivano. Era come se il mio cervello si spegnesse in quel momento. Proprio spento. Off. Sì, è questa sensazione di spegnersi e questo blocco emotivo ha un nome in psicologia. Si chiama ansia da prestazione, vuol dire che hai paura di fare una brutta figura, hai paura di sbagliare davanti agli altri e questa paura diventa così grande che blocca tutto il resto. Blocca le parole, blocca i pensieri, blocca la voce. E c'è anche un'altra cosa molto comune. Si chiama il perfezionismo. Quante persone vogliono parlare in modo perfetto? Vogliono costruire la frase perfetta prima di aprire la bocca. E mentre costruiscono questa frase perfetta nella mente, l'altro già è andato avanti nel discorso. Il momento è passato. E tu non hai detto niente, ancora una volta. Questo è un punto fondamentale, Angela. Il perfezionismo. Ho parlato con molti studenti nel corso degli anni e quasi tutti dicono la stessa cosa. Dicono: voglio aspettare di essere pronto, voglio aspettare di essere sicuro, voglio aspettare di conoscere abbastanza parole. Ma questo momento non arriva mai, perché non esiste un momento perfetto per iniziare a parlare. Esatto, e voglio dire una cosa importante a tutti voi, anche a coloro che ci ascoltano mentre sono in macchina, mentre cucinano, mentre camminano. Ascoltate bene, gli errori non sono il nemico. Gli errori sono i tuoi insegnanti. Ogni volta che sbagli, il tuo cervello impara qualcosa di nuovo. Ogni errore è un passo avanti, non un passo indietro. Sai, Angela, c'è una storia bellissima che mi piace raccontare. C'è un bambino che impara a camminare, cade una volta, cade 2 volte, cade 10 volte, ma nessuno dice:
questo bambino non è bravo a camminare, nessuno ride di lui. Tutti aspettano, tutti aiutano, tutti sanno che cadere fa parte del processo perché con le lingue straniere invece abbiamo questa paura enorme di cadere. Hai ragione, è una domanda importante e penso che parte del problema venga dalla scuola. A scuola, quando parli e fai un errore, spesso il professore ti corregge davanti a tutti e gli altri studenti magari ridono, o almeno tu pensi che ridano, e questa esperienza rimane nella memoria per molto tempo, a volte per tutta la vita. Sì, le esperienze negative che abbiamo avuto a scuola ci influenzano ancora oggi, anche da adulti, anche quando studiamo da soli a casa, con un'app o con un podcast come Bravocast Italiano. Quella voce critica è ancora lì, quella voce che dice stai sbagliando, stai facendo brutta figura, non sei abbastanza bravo. E quella voce critica è il blocco emotivo più grande di tutti. È la voce del giudice interno. Tutti abbiamo questo giudice dentro di noi. Ma per le persone che studiano una lingua straniera, questo giudice lavora straordinari, lavora giorno e notte. È sempre presente, sempre pronto a criticare. Allora la domanda è: come si fa a zittire questo giudice? Come si fa a superare questi blocchi emotivi? Angela, secondo te qual è il primo passo? Secondo me, il primo passo è riconoscere il problema, dire a se stessi: sì, ho paura, sì, mi sento insicuro quando parlo italiano. E va bene, è normale, non c'è niente di sbagliato in questo. Quando riconosci la paura, quando la guardi in faccia, lei diventa un po' più piccola, perde un po' del suo potere su di te. Sì, l'accettazione è fondamentale. Non combattere contro la paura, non ignorarla, ma guardarla e dire ti vedo, so che sei lì e vado avanti lo stesso. Questo è il coraggio vero. Non è non avere paura. Il coraggio è fare le cose anche quando hai paura. E un altro passo importante è trovare un ambiente sicuro per praticare. Un posto dove puoi sbagliare senza conseguenze, senza giudizi. Può essere un gruppo di conversazione online, può essere un amico che studia italiano come te, può essere parlare da solo davanti allo specchio, qualsiasi cosa ti faccia sentire al sicuro. Lo specchio. Questo è un esercizio fantastico. Io lo consiglio sempre, mettiti davanti allo specchio e parla italiano. Racconta la tua giornata, descrivi cosa vedi dalla finestra, parla del tuo film preferito, non importa cosa dici. L'importante è aprire la bocca e usare la lingua. Il tuo cervello impara anche così, anche parlando da solo. E poi c'è un altro blocco emotivo molto comune che voglio nominare. Si chiama la sindrome dell'impostore. Hai mai sentito questa espressione? È la sensazione di non essere abbastanza, di non meritare di parlare, di pensare che gli altri siano tutti più bravi di te, di pensare che prima o poi qualcuno scoprirà che non sai davvero l'italiano. Ah, la sindrome dell'impostore. Sì, è molto reale e colpisce anche persone che studiano da anni. So, persone che parlano italiano molto bene, ma si sentono ancora impostori, si sentono ancora principianti e questa sensazione li trattiene dall'usare la lingua nelle situazioni importanti. Voglio fare un'altra domanda a tutti voi. Avete mai incontrato qualcuno che parla la vostra lingua straniera, magari non perfettamente, magari con un accento straniero, magari con qualche errore, ma lo fa con tanta energia, tanta voglia di comunicare? E voi cosa avete pensato? Avete pensato che persona ridicola? O avete pensato che persona coraggiosa? Scrivete nei commenti. Bella domanda, Angela, perché io sono sicuro che quasi tutti hanno pensato che persona coraggiosa, che bella cosa, riesce a capire l'italiano anche con gli errori. E questo è esattamente il punto. Le persone che ti ascoltano non cercano la perfezione, cercano la comunicazione, cercano il contatto umano e questo puoi darlo anche con un italiano imperfetto. Esattamente. E c'è anche il blocco della memoria. Quante volte sei lì
stai parlando e improvvisamente dimentichi una parola che conosci benissimo, una parola semplice, e vai nel panico. E il panico fa dimenticare altre parole e diventa un circolo vizioso, un blocco dentro l'altro. Questo succede perché quando siamo sotto stress il cervello non funziona come normalmente. Lo stress blocca la memoria a breve termine, quindi più sei nervoso, più dimentichi, e più dimentichi, più sei nervoso. È un cerchio che si chiude su se stesso, ma si può spezzare questo cerchio. Come si spezza? Respirando. Sembra semplice, ma è vero. Quando senti che stai andando nel panico, quando senti che le parole spariscono, fermati un momento. Respira lentamente. Un respiro profondo. Questo manda un segnale al cervello che dice: non c'è pericolo, puoi rilassarti, e le parole tornano. Sì, la respirazione è uno strumento potente. E c'è anche una tecnica molto utile. Quando dimentichi una parola, non fermarti completamente, non dire scusa, non lo so. Invece descrivi la parola che hai dimenticato. Usa altre parole più semplici. Questo si chiama circumlocuzione. Ed è una tecnica che usano anche i parlanti nativi quando non ricordano una parola. Esatto. Se dimentichi la parola frigorifero puoi dire quella cosa in cucina dove metti il cibo freddo. E l'altro capisce. E forse ti aiuta con la parola. E hai imparato qualcosa di nuovo nel processo. Vedere le difficoltà come opportunità, non come ostacoli. Questo è il cambiamento di mentalità più importante di tutti. E voglio parlare anche del confronto con gli altri. Questo è un blocco enorme per molte persone. Si mettono a confrontare il proprio italiano con quello di qualcun altro, magari qualcuno che studia da più tempo o qualcuno che ha vissuto in Italia e dicono io non sarò mai bravo come lui o come lei. Il confronto è il ladro della gioia. Questo è un detto molto famoso. E è vero soprattutto quando si impara una lingua. Non ti confrontare con gli altri. Confrontati solo con te stesso di ieri. Sei meglio di ieri? Anche solo un poco? Allora stai andando benissimo. Questo è l'unico confronto che conta. Bravo Angela. E c'è anche qualcosa di interessante che voglio condividere con voi. Molte persone hanno due personalità diverse, la personalità nella loro lingua madre e la personalità che sentono di avere in italiano, e spesso in italiano si sentono più piccoli, meno intelligenti, meno divertenti, meno se stessi. Sì, questa è una cosa che sento spesso. Persone che nella loro lingua sono sicure, parlano bene, fanno battute, raccontano storie, ma in italiano si sentono come bambini. E questo contrasto è frustrante. È come perdere una parte di se stessi quando si cambia lingua. Ma c'è una buona notizia. Questo cambia con il tempo e con la pratica. Man mano che diventi più fluente, riesci a esprimerti meglio, riesci a far uscire la tua vera personalità anche in italiano. E molte persone dicono che imparare una nuova lingua è come scoprire una nuova parte di se stessi, una parte nuova e interessante. E voglio concludere con un pensiero importante. Tutti i blocchi emotivi di cui abbiamo parlato oggi, la paura degli errori, il perfezionismo, la sindrome dell'impostore, l'ansia da prestazione, il confronto con gli altri, tutti questi blocchi hanno una cosa in comune. Sono tutti dentro la nostra testa, non sono nella realtà. Esattamente, nella realtà le persone sono molto più gentili e più pazienti di quanto pensiamo. Nella realtà nessuno ride quando fai un errore. Nella realtà le persone sono felici quando qualcuno cerca di parlare la loro lingua, anche con errori, anche con un accento straniero. La realtà è molto meno spaventosa di quello che la nostra mente ci dice. E allora, carissimi ascoltatori di Bravocast Italiano, vogliamo lasciare con voi una sfida piccola per questa settimana. Una sfida possibile. Questa settimana trovate un momento per parlare italiano con qualcuno. Può essere una persona di persona, può essere online, può essere in un gruppo di conversazione. Anche solo 5 minuti, anche solo 2 frasi.
ma fatelo. Fate quel passo piccolo ma importante. E raccontateci com'è andata. Venite qui nei commenti e dite l'ho fatto, ho parlato italiano, anche se avevo paura, anche se ho fatto errori. Vogliamo sapere com'è ti è andata. Vogliamo festeggiare con voi questo piccolo grande passo, perché ogni passo conta, ogni conversazione conta. Se questo episodio vi è piaciuto, se vi ha fatto pensare, se vi ha aiutato anche solo un poco, vi chiediamo un favore semplice. Lasciate un mi piace qui sotto, iscrivetevi al canale Bravocast Italiano se non lo avete già fatto e condividete questo episodio con qualcuno che studia italiano, con qualcuno che forse ha questi blocchi di cui abbiamo parlato oggi. Perché sapete, più siamo nella comunità di Bravocast Italiano, più ci aiutiamo a vicenda e imparare insieme è molto più bello che imparare da soli. Noi siamo qui ogni volta con nuovi episodi, nuove conversazioni, nuove storie, sempre in italiano semplice e naturale, proprio come avete sentito oggi. Grazie di cuore a tutti voi che ci ascoltate. Grazie per il vostro tempo. Grazie per la vostra fiducia. Sapete che per noi siete molto più di semplici ascoltatori. Siete parte della nostra famiglia di Bravocast Italiano. E questa famiglia cresce ogni giorno di più e ne siamo molto felici. Allora, vi salutiamo con un grande sorriso e tanto affetto. Continuate a studiare, continuate a praticare, continuate a credere in voi stessi. L'italiano è una lingua bellissima e meritate di parlarla con gioia e con libertà. A presto, cari amici.